e basta con sta storia, ma c'è la coda di paglia, non parlano di te. Io a tutte e quattro quelle nominate, sono stato l'unico ad aver spoilerato la gravidanza mesi e mesi prima, a tutte e quattro, quindi è ovvio che si siano messi d'accordo per fare queste storie del cazzo, strappa like, o per farmi sentire una merda. Non sto dicendo di aver fatto una cosa giusta e buona, però a differenza di signorini, signorette e tutti gli altri che guadagnano, fanno 100 stampe di giornali su questa cosa, io ho fatto un annuncio perché lo sapevo, perché mi è stato detto, perché avevo le prove, perché comunque da familiari loro, amici loro, mi sono arrivate le prove per filo e per segno, se no non mi sarei mai sbilanciato così tanto. Quindi, per dirvi, non ho detto di aver fatto una cosa giusta, ma non è meglio che la dice a sto punto Rosica, che va su 100.000 giornali, anche perché i giornali, per farmi un torto, molti giornali forti non l'avrebbero mai riportata finché non l'avrebbe annunciato direttamente lei, appunto. Quindi volete farmi sentire una merda? Fatemi sentire una merda. Ho sbagliato, io non sto dicendo di aver fatto una cosa giusta, ve lo dico per l'ennesima volta, però ragazzi dovete capire, ragazzi a queste quattro qua, e che tra l'altro molte cose di cui io ho parlato in questi anni hanno fatto molto con la loro, molto piacere, e hanno aiutato tantissimo loro, quindi dovete capire che io tratto di gossip, parlo di gossip, quindi non è che mi metto, che stasera mi metto a fare di depilo o altro e faccio queste storie qua, no, parlo di gossip appunto, e è questo il gossip. Che cosa devo dire? Sarebbe strano parlare di altro, quindi ci atteniamo al gossip. Comunque la gravidanza è una cosa molto bella, molto dolce. Io ogni volta che l'ho tirata fuori è perché ero sicuro che andasse tutto bene, perché la prima cosa che io ho chiesto alla famiglia e agli amici: ma come sta andando? Va bene? Come sta andando? E mi hanno sempre rassicurato, per questo mi sono permesso. Quindi prima di parlare, dare aria alla bocca e dire stronzate, attuate il cervello, perché la gente, o meglio, la gente vi crede, soprattutto i vostri follower, immagini follower intelligenti che avete comunque, per dirvi che io mi assicuro, ma lo spero anche che vada tutto bene, perché comunque sì, ok, magari a molti di voi, molte di queste qua gli sto sugli zebedei, come mi stanno anche a me sugli zebedei, però comunque la cadenza è sempre una cosa bella, quindi ho sempre fatto tutto nella massima trasparenza, educazione e rispetto, perché comunque un figlio è una cosa bellissima e lo auguro appunto anche a Giulia. Sono molto contento perché è una cosa molto bella, è capitato, ad altre non è capitato, sti gran cavoli, ok? Dei figli sono sempre cose belle, quindi io sono molto contento da questa parte. Vedo una sorta di accanimento da queste ragazze che comunque hanno sempre campato di questo, ok? Jacqueline è diversa da queste qua, ok? Che campano di paparazzate finte, chiamano i giornali eccetera, ma Jacqueline, ragazzi, se l'è cercato ricco e famoso apposta, quindi non dite che a lei non piace questo mondo, le piace e come, ragazzi, quindi basta stronzate. Io mi sono comportato fin troppo bene con queste persone e mi sto quasi pentendo di essermi comportato bene con Jacqueline e con queste qua. Tornando a noi, rimaniamo sui nostri passi, a me non me ne frega niente di loro, però perché non vedo mai battaglie clamorose tra di loro? Vedo solo che vogliono andare a fare sti acchiappa like, sti acchiappa storie, sti acchiappa articoli che poi li ripubblicano tutti. Perché dalla signorina Aurora Ramazzotti non ho mai visto fare una storia su doppia difesa che ha tirato fuori la selvaggia Lucarelli sulla mamma Michelle Hunziker? È una storia abbastanza particolare. Perché da Jacqueline non vedo che si sfoga su quello che succede nella sua famiglia? Roba molto particolare, seppure vittima eccetera, ma avrebbe tanto da dire. Giulia ha sempre vissuto di questo, chiamano i paparazzi. Aurora uguale, cioè chiamano i paparazzi, ragazzi, pure con Trussardi li chiamavano loro. Per non parlare delle valli, tutte e tre, una meglio dell'altra, che si mandano frecciatine, poi in privato mi scrivono no ma io di qua, no ma io di là, poi si mandano le frecciatine tra di loro, campano di questo, di hype, di gossip, di stronzate, e poi fanno finta di dissociarsi quando noi in questo mondo diciamo che quella è incinta. Tesoro mio, voi state vendendo le notizie, voi chiamate la gente, voi mi mettete con le panze di fuori come bei cocomeri, che sono molto belle perché è sempre un bambino, le mettete fuori così nude a farvi vedere. Non è colpa mia. E vi dico un'altra cosa, vi faccio l'esempio di chi non vuole farlo scoprire: Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso, nessuno al mondo sapeva di questo parto, di questa gravidanza, nessuno. E sapete perché? Perché lei non mangia come a queste qua di social, di storie, non gliene frega un cazzo, perché è ricca, famosa e non ha bisogno di ste stronzate. Avete capito? Questa è la differenza. E infatti nessuno sapeva della gravidanza, nessuno. Ecco la differenza tra Alessandra e questa.